La terza espansione del titolo dà una vera e propria rinfrescata alla vita dei sim, i quali con essa possono finalmente uscire dal proprio lotto di residenza. Viene introdotta infatti una nuovissima area, il centro città. Prima di quello, però, la vetrina degli oggetti residenziali e comunitari, comprese un paio di info inerenti. Questo oggetto non è un semplice orsacchiotto decorativo, innesca anche una dinamica con uno dei nuovi PNG dell'espansione, Clara l'orsa. Infatti se Buster è collocato nel lotto, si va incontro alla probabilità che il suddetto PNG si presenti. La vetrina del catalogo residenziale termina con la conserveria casalinga. Essa è utile per aumentare l'abilità di cucina e renderà possibile la creazione di conserve. Detto ciò, di seguito la vetrina del catalogo comunitario che approfondirò per bene nelle dinamiche successivamente al centro città. L'aggiunta del centro città è senza dubbio la novità maggiore dell'espansione, però qualcosina si rinnova anche nel pannello dei sim, con 7 nuovi interessi: fitness, cibo, feste, stili di vita, Hollywood, tecnologia e romanticismo. Potrai raggiungere il suddetto utilizzando il telefono. Su di esso infatti troverai l'interazione diretta per il singolo sim, mentre cliccando su un altro troverai l'interazione indiretta che prima di arrivare al telefono passerà per il dialogo. In ogni caso, che sia il sim invitato interno o esterno al nucleo familiare, potrai controllare solo quello che ha proposto l'uscita ed il taxi passerà a prendere in automatico chi di dovere. Per mostrarti cosa offre la nuova zona, ho deciso di andarci dallo scenario e non viaggiandoci con una famiglia, perché trovo la mappa meno caotica da mostrare in questa modalità. In totale ci sono 10 lotti e per ciascuno andrò ad approfondire qualche dinamica fino a coprirle tutte. Via Giusta 21. Servizi igienici. Bar. Zona esterna per rilassarsi. Cucina. Tavoli semplici, tavoli angolari e tavoli aggiuntivi all'esterno. Postazione del personale, questa nello specifico corrisponde ad un servizio con fascia di prezzo alta. Il cameriere accompagnerà i sim al tavolo e darà loro un menù per ricreare una situazione generica da ristorante, nonostante il cibo sia stato già scelto. Puoi notare che il sim accompagnatore ha un diamantino diverso sopra di sé. Esso sarà l'indicatore del suo livello dei bisogni. Blu intenso indica che sta benone, comincerà però a sbiadirsi di pari passo con il calare delle sue necessità. Il cameriere ritirerà giustamente i menù in tempi ragionevoli e durante l'attesa ti mostro alcune delle interazioni maggiori che una coppia può eseguire al tavolo. Per prime le coccole, poi i bacini, che soggettivamente apprezzo molto come animazione, un bacio romantico, uno più appassionato, che sempre soggettivamente eviterei in pubblico, un abbraccio stretto e giocare con le gambe sotto il tavolo, che pure è bellina come animazione. Geltrude è un altro dei nuovi PNG aggiunti e siccome al tavolo è mancata la strigliata perché i sim erano seduti, ho provocato una reazione facendo baciare Daniela in modo plateale.
Geltrude è un PNG che apprezzo, se me lo chiedi, perché non è fastidiosa, semplicemente non resta in silenzio quando le interazioni romantiche si fanno sfacciate, ed è bene così. Via Giusta 22. Un lotto molto gradevole dalle sfumature sofisticate. Qui troverai una zona in cui rilassarsi, ristorante, cucina, servizi igienici, uno stagno dove sarà possibile affittare una barchetta, dare da mangiare ai pesci oppure guardarlo, interazioni connesse al chiosco d'affitto accanto. Da qui è possibile comprare il cibo per pesci, ma anche noleggiare un cestino da picnic e una barchetta. Le dinamiche te le mostro in un successivo lotto più spazioso. Via Giusta 23. Questo civico, come suggerisce la descrizione, è vuoto e pronto per lo sviluppo. Il centro città, infatti, come anche il vicinato, è interamente modificabile. Tutti e 10 i lotti possono essere stravolti o semplicemente arricchiti e sistemati, non solo nella costruzione e nell'arredamento, ma anche nel nome e nella descrizione. Ti basta accederci dal vicinato come ho fatto io. Strada principale 24. Ristorante, cucina, piazzetta e servizi igienici. Di questo lotto, questi sono gli spazi che considero più ordinati, ed è così perché dall'altro lato la situazione diventa oggettivamente caotica. Probabilmente l'intento era quello di evocare un contesto simile ad un mercatino di qualche tipo o forse ad una sorta di esposizione. Comunque ci troverai una zona in cui rilassarsi, fiori, vestiti, gioielli e riviste che sono strettamente collegate agli interessi dei sim. Sulla prima è possibile leggere di romanticherie, Hollywood e stili di vita. Sulla seconda di musica, degli anni 60 e di feste. Sulla terza di soldi, politica e tecnologia. Sulla quarta di cibo, sport e tempo. Ed infine sulla quinta sarà possibile leggere di vita all'aria aperta, viaggi e fitness. Queste riviste funzionano come un libro delle abilità. Mentre vengono lette appare la barra di avanzamento tipica delle abilità classiche, solo che al completamento di essa non si riceve alcuna notifica, semplicemente il sim avrà silenziosamente aumentato di un punto un determinato interesse. Ritornando all'otto, il primo piano dell'edificio risulta meno caotico rispetto al piano terra, ma rimane comunque in qualche modo confusionario. Qui troverai solamente il bar. Strada principale 25. Edicola con libri, riviste e dei gingilli al bancone. Nello specifico potrai acquistare un orsacchiotto oppure il videogioco stesso del titolo in questione. Ristorante, dove questa volta la postazione del personale corrisponde ad un servizio con fascia di prezzo media. Una gelateria, dove potrai acquistare un gelato, nello specifico un cono crema e fragola, ed accanto una piccola sala giochi compresa di biliardo. Strada principale 26. Edicola con riviste e vari gingilli, tra l'altro comunicante con il locale attaccato, un negozio di dolciumi. Entrambe le tipologie di espositori a tema vendono le stesse cose, lecca lecca e cioccolatini. Ristorante, un negozio di abbigliamento sostanzialmente, però in una parte di esso vengono venduti anche fiori e nell'altra anche gioielli. Nello specifico potrai acquistare un anello con diamante oppure una collana. Se fai attenzione agli espositori di vestiti, invece, noterai che sono diversi e non è una semplice scelta estetica. L'espositore centrale è quello più completo ed offre abiti formali, pigiami e costumi. Quelli sulla destra sono specifici per abiti formali e quelli sulla sinistra sono specifici per pigiami. La scelta migliore è quella di far provare gli abiti ai sim, non solo per poter visionare come renda un abito addosso, ma perché in ogni caso poi si presenterà la commessa a chiedere se intendi acquistare oppure no. Mentre registravo mi trovavo qui con Daniela, quindi le ho preso un paio di pigiami, uno più comodo e uno un po' così. Trovo che il rosso le stia davvero bene. Strada principale 27. Zona esterna per rilassarsi, ristorante, bar, con pista da ballo di fronte e biliardi al lato. Ed infine fiori. Potrai acquistare una singola rosa gialla oppure un mazzo di rose rosse. Strada principale 28. Espositori specifici per costumi da bagno, postazioni di cambio abito, piscina, gelateria, chiosco di cibi veloci, griglia, negozio di dolciumi e gingilli, scacchiere, sala giochi con un secondo chiosco di cibi veloci,
e dal primo piano bar, servizi igienici e tavolini all'esterno con graziose lucine sospese. Strada principale 29. Un paio di stagni, chiosco d'affitto, zona rilassamento, postazioni cambiabito, griglia, servizi igienici, espositori specifici per costumi da bagno, fiori, lecca e cioccolatini ed infine una costruzione su palafitte, molto carina, dove troverai il bar. Devo fare un appunto su questo, perché date le diverse postazioni del personale ed i diversi espositori d'abiti, mi aspettavo che un diverso tipo di bar offrisse diverse bevande, magari più adatte ad un ambiente da spiaggia, tipo tè freddo e granite, per esempio. Invece in questo caso la diversità resta una semplice scelta estetica. Strada principale 30. L'ultimo lotto è forse il mio preferito, un'area verdeggiante e spaziosa e alla mano. Ci troverai più di una zona dove rilassarsi, chiosco semplice che vende solo panini, servizi igienici, un paio di stagni ed ovviamente il chiosco d'affitto. Prima di farti vedere finalmente le dinamiche di questi due oggetti, ti faccio vedere che nello spazio restante del lotto potrai trovare una griglia e dei tavoli. Comunque, per quanto riguarda il cesto da picnic, il sim lo riceverà dal noleggiatore ed andrà poi a trovare un posto dove sistemarlo e mangiare. Per quanto riguarda invece la barchetta, si sta parlando di una telecomandata e la riceverà sempre dal noleggiatore e raggiungerà poi lo stagno più vicino. Un ultimo salto in casa Alberghini per farti vedere l'animazione del consegnare un regalo. Mentre registravo ho fatto comprare a Maurizio un orsacchiotto per Martina, quindi per concludere ti lascio osservare l'animazione correlata.